Allora, mi chiamo Kaia, Mhm. sono una cuoca e lavoro in un ristorante molto rinomato. La Forchetta d'Argento è un locale molto, Perfetto. molto carino, molto elegante, frequentato spesso da persone di alto grado nella società. Ho dei lunghi capelli rossi che spesso al lavoro mi creano dei problemi e che sono costretta a legare per causa appunto di igiene e di regole lavorative. Amante tantissimo dei gatti. A me piace un sacco cucinare e lo faccio Ok, da tanti anni. In genere mi sveglio verso le 10, 10 e mezza, però ok. stamattina sono stata svegliata alle 6. Mi sono svegliata alle 6. Cosa è successo? Niente, facevano casino gli uccellini fuori dalla finestra. Mi sono dimenticata di chiuderla. Mm. C'ho un albero proprio vicino alla finestra. E poi il classico gatto che ti guarda da fuori la finestra. Passa, guarda. C'è il tuo telefono che sta. Vedi proprio le notifiche. Tu con la chiamata del tuo capo, boss, che continuano ad apparire, no? Sono tante e tu ancora non hai risposto. Ok, sono visivamente preoccupata perché in genere non è una persona che ama disturbare gli altri. Quindi prendo il telefono immediatamente. Kaia, sei sveglia? Sei sveglia? Dimmi di sì, dimmi che non è la segreteria telefonica. Ancora una volta, dimmi che sei tu. Risponde la segreteria. No, sono io, boss, dimmi. Mannaggia te, una cosa importantissima. Stasera avremo un enorme, ma enorme VIP che verrà al ristorante. Ho bisogno che vieni il prima possibile in ristorante e che prepariamo il tutto per stasera. Questo Perché me lo stai potrebbe dicendo cambiare alle... tutto il nostro ristorante. Lo so, conta che a me mi hanno avvisato alle 3 di notte che sarebbe arrivato questo cliente. Perché stava arrivando dall'Italia e quindi aveva un fuso orario diverso. Ma sembra che sia già in città da un paio di settimane e dobbiamo preparare tutto, deve essere perfetta. Ti dico, ha prenotato tutto il ristorante per cenare con lui e dei suoi, ha detto, colleghi. Ok, Quindi deve essere tutto al top. Ti voglio alle 10 massimo al ristorante. Ok? va bene, doppia dose di caffè e arrivo. Ok, ci vediamo dopo, Kaia. Ciao. Una volta che sei arrivata alla Forchetta d'Argento, ci sono tutti i camerieri già lì che tipo li vedi già comunque mezzi morti perché poverini avranno finito ieri all'una, alle due di finire il ristorante e già sono di nuovo qui che li ha chiamati direttamente al mattino. C'è un figuro, comunque abbastanza slanciato, giacca e cravatta, che si è vicino al tuo capo che gli sta dando le indicazioni. Ah, Kaia, vieni pure. Arrivo. Kaia, lui è il signor Antonini. Piacere, signor Ti Antonini. porge molto piacere, signora. Io sono qui per conto del mio cliente perché deve organizzare una cena. E però ha dei gusti molto particolari il mio signore, quindi essendo che il suo capo mi ha detto che lei è una degli chef del ristorante, volevo sapere da lei quale menù poteva avere in mente per stasera e in caso potevo dirle se poteva aggradare al mio cliente o no. Non ci Allora, piace stravolgere troppo gli artisti. allora, io per il suo cliente proporrei un bel antipasto di crudi di mare, Mhm. direttamente da Mazzara del Vallo. Come primo andrei sulla mia specialità, che sono gli spaghetti con tartare di tonno, pinoli, uvetta e arancia e Perfetto. scorza di limone. E come Ok. secondo potrebbe tranquillamente prendere un trancio di ricciola caramellata. Come dolce potrei proporre, abbiamo il gelo dai limoni di Sicilia. Direi che allora è perfetto. A Non posto. penso dovrebbero esserci problemi. Va benissimo, Va allora bene. segno il menù. Do anche le indicazioni che ho dato al suo titolare. Mhm. Il mio cliente non vuole assolutamente che ci siano telefoni cellulari, videocamere, macchine fotografiche presenti in sala e anche nel reparto cucina. Non vuole essere disturbato mentre sta cenando, a meno che non sia per la pietanza o altro. Cosa più importante, le finestre devono essere chiuse e non ci devono essere specchi nella stanza perché il mio cliente ha una fobia particolare per il suo riflesso. Va bene, allora farò un briefing ai camerieri e requisirò
solo per questa sera tutti gli apparecchi elettronici. Quindi se tutto va bene, in caso il suo capo le potrà dare gli ultimi dettagli, io penso che mi ritirerò per andare a concordare col mio cliente l'orario di arrivo. Ma penso che dovremmo arrivare qui verso le 10, 10 e mezza di sera. Allora la aspettiamo. Signor Peppino, è stato un piacere conoscerla. Ci vediamo stasera. Quindi direi che arriva la serata, si sono le 10 e mezza, e tu sei in cucina con i vari camerieri, i vari chef, e il capo ti chiama per dire: Kaya, vieni che ti presento agli ospiti, così puoi parlare come chef ai clienti. Arrivo. Io Peppino ti indica dove sono, lui comunque rimane in cucina per controllare. Arrivi al tavolo e quando arrivi vedi un figuro abbastanza molto chiaro di pelle, sembra che abbia una pelle praticamente di porcellana, talmente chiara, dei bellissimi capelli a boccoli ricci, e tipo ha un bel completo, diciamo molto da musicista, ed è seduto a capo della tavolata. Alla sua destra c'è questo signore abbastanza, diciamo, un po' in carne, che sembra un prete. Alla sua sinistra c'è un signore anziano con dei lineamenti giapponesi, con un pizzettino, baffetti, e poi ci sono delle ragazze che sono sedute intorno a un tavolo, ragazze comunque di diverse età, che non sembrano troppo collegate tra di loro. Quando ti vedono, il ragazzo con i boccoli, il musicista: molto piacere, chef, io sono il signor Wagner. Piacere mio, è un onore accoglierla qui nel nostro ristorante. No, un piacere, dire, spero sia tutto mio, se come mi hanno detto ci porterà delle pietanze ottime. Spero di essere all'altezza delle sue aspettative. Intanto vi auguro un'ottima serata. Ah beh, il Don Lucien qui è stato lui a consigliarmi il ristorante. Mi ha detto che una delle sue mi chiama pastorelle gli ha consigliato questo posto. Mi Fa perdoni, piacere. io non sono molto pratico con questi termini religiosi, ripeto quello che il buon Lucien mi ha detto. Infatti vedi il prete che si gira, fa: sì, lei è Kaya, sua madre viene spesso in chiesa da me la sera. E lei è stata sua madre a consigliarmi il posto. Ha detto che la figlia è la miglior chef dell'intero Illinois. Mia madre è sempre una persona dolcissima, quindi mi fa veramente piacere che abbiate comunque un rapporto di amicizia e, ripeto, spero veramente che vi troviate bene qui da noi. Va bene, direi che possiamo iniziare allora. Vi auguro una buona cena e una buona permanenza nel ristorante. E niente, mando un piccolo entrée, semplice. Vedi che passeranno i 5-10 minuti e vedi i camerieri comunque che riportano un paio di piattini vuoti e gli altri non li hanno Intoccati. neanche assaggiate. Esatto. E chiedo al cameriere: c'è stato qualche problema? Posso sapere eventualmente chi è che ha lasciato? 3 signori non hanno toccato, le signorine che stavano accompagnando se le sono spazzolato. Mando l'antipasto a questo punto. Passano ancora questi 5-10 minuti, il tempo dell'antipasto, no? E ancora rivedi ancora i 3 piatti delle signorine vuoto e quello dei, diciamo, altri 3 intoccati. Kaya, non so cosa sta succedendo, ma non sembra stiano gradendo i signori. Ma Le senza signorine, neanche assaggiare? Come fai a non gradire senza assaggiare? non so, perché non vogliono che rimaniamo in sala, quindi entriamo e usciamo soltanto per ritirare i piatti, quindi non ho visto se hanno assaggiato o no. Vado io direttamente a parlare con i clienti, allora. Faccio portare il carrellino direttamente dei camerieri per portare tutte le portate contemporaneamente, e vado io direttamente a presentarle ai 3 uomini, visto che sono loro che hanno lasciato il cibo non toccato. Mentre stai per servire il piatto al Don, inciampi, ti senti tipo come se ti rimanessi impigliato il pantalone nel carrello e ti cade tutto addosso al prete. Ma che diavolo sta facendo? Ma questa è la veste cerimoniale. Mi scusi, sono mortificato. Mi si alza tutto. Maestro Medeus. Mi dispiace, porgo le mie più sentite scuse. Don, veramente mi dispiace tantissimo per l'inconveniente, e
se vuole lasciare più tardi la veste o comunque la veniamo a recuperare noi, ci occuperemo della tintoria senza problemi, quindi mi scuso apertamente con No, lei. lo spero proprio, almeno questo. Guardi che questa qui viene direttamente dalla Santa Sede, questa non è bigiotteria presa dai negozietti. Comunque mi scuso ancora per l'inconveniente, sono una chef, non una cameriera. Ti guarda malissimo. Ah, e allora che cosa ci faceva qua a servire? E mentre stai tornando indietro, Mhm. scivoli di nuovo, cadi, si rompe il piatto e vedi i tre che si girano. Quando tu torni nella cucina c'è il tuo capo che ti fa: che cazzo stai combinando, Kaia? Ma non è che scivolo di proposito, non è che mi sono messi i rollerblade stasera. Quando è che vai a servire? Lascia fare i camerieri. Perché Era sei per andata? assicurarmi, cercare di capire perché questi tre non stanno mangiando niente. Perché non stanno Si neanche sono assaggiando. lamentati? Che ne sai che non stanno assaggiando? Perché non manca niente Magari nel sono piatto. cazzo di snob che prendono il cibo e lo vomitano. Che cazzo ne sai? Hanno pagato di già? Che cazzo te ne frega? Finora non si erano lamentati. Poi per 2 porzioni magari non gli andava l'antipasto e il benvenuto. Volevano il primo. Che cazzo ne so? Cioè, uno è un musicista, cosa? Uno è un prete. Magari non mangia neanche il prete. Che cazzo ne so? Cos'è? Pasquetta, Hai Pasquina? ragione, Che va a minchia ne ostia e so? vino il prete. Che ti devo dire? Lo so, hai ragione. Ti sembra quindi la cazzo di volta di fare sti casini? Poi rompere un piatto. Hanno detto che volevano tranquillità e tu sei andato lì e hai rotto anche il cazzo di piatto. Ringrazio che non ho rotto anche i bicchieri, allora. Gaia, ma sei seria? Scusi, C'è Don un bello Peppino, io ristorante. cerco di ridere delle disgrazie. Non succederà più, mi scusi. Arrivi alla prima portata. I camerieri portano la prima portata. Dopo neanche un minuto senti dei rumori della sala. Ma com'è possibile? Una mosca nel mio piatto! Ma che diavolo di posto è questo? E ancora la voce del Don. Vedi il tuo capo che entra e fa: Gaia, ma che c'erano delle mosche nei piatti dei signori? Delle mosche, plurale, più di una? Sì, morte! Che Io- cavolo, cioè, ti sembra il momento di fare degli scherzi dei clienti? Ma non è uno scherzo, non so come ci sono finite le mosche sul piatto. Le ho impiattate davanti ai camerieri e non c'era niente. Ora, per favore, vai di là e scusati per l'ennesima volta con i signori. No, se io vado di là spacco qualcosa, cado in faccia a qualcuno. L'hai visto che sono goffa? Cosa vuoi, che spacco la faccia al Don per sbaglio? O che mi Kaia, scuso da lontano? Kaia, basta scherzare. Non sto Io scherzando, capisco, sono seria, è sono sempre... goffa. E lavori in cucina? Vuol Ma dire in che vuoi cucina il mio licenziare habitat allora? naturale. Appena entro in sala mi si fanno i piedi tondi e rotolo, non è colpa mia. Fai qualcosa. Non lo so, ma fallo. Corteggia il prete, non lo so, non mi interessa. Cosa, scusami? Kaia, lo capisci che se questi signori potrebbero distruggere il nostro ristorante? Sì, lo capisco, ma corteggialo tu il prete, perché devo corteggiarlo io? Non ho le doti? Va bene, Prete, sto andando a scusarmi. tu arrivi in sala, ancora lei. Ma cosa le abbiamo fatto di male? Volevamo soltanto mangiare e lei ci mette delle mosche al piatto? Sono terribilmente dispiaciuta, donna, sia per l'inconveniente di prima che per l'inconveniente di adesso. Non so come ci siano finite delle mosche sul piatto, ma mi scuso. Guardi, non si preoccupi, ormai la serata è quello che è. Finisca con le sue porzioni e poi vedremo cosa fare. Ma va bene, vada. Il Signore perdona, non si preoccupi. Ok, io prima di andare do un'occhiata a tutte le altre persone. Proprio con la coda dell'occhio cerco di capire cosa sta succedendo in sala. Se c'è disagio o se sono tutti tranquilli. Vedi, le tre signorine sono abbastanza ubriache. Il musicista sembra lì proprio... Hai presente proprio bambola di porcellana perfettamente composto. Non ti dà né uno sguardo cattivo né buono. Invece l'altro, il vecchietto, vedi che appena ti vede si passa le dita sui baffi e fa... E vado in cucina. Finisce la serata, però il problema è che tutta la serata è andata come è iniziata. Quello delle signorine arrivava vuoto, quello dei tre immacolato. Passa tutta la serata e a fine serata vedi i signori che si alzano. Voi comunque siete entrati tutti in sala per il saluto finale, immagino. Le donne le vedi abbastanza frastornate e l'anziano che le prende e diciamo le spinge in modo un po' burbero, non in modo delicato. Tipo sempre fa: dai, forza, andate. Ok. Il Don che tocca l'altra in modi, diciamo, non proprio consoni.
Niente, il musicista è già uscito dalla sala facendo un cenno al tuo capo. Il prete si gira, guarda il tuo capo, fa: guardi, il posto fa veramente schifo. Abbiamo mangiato da cane, il servizio è stato squallido, quindi credo che non avrete una buona recensione da parte nostra. Ci dispiace, avevamo molte speranze in voi. Vede il tuo capo: no, no, ma la prego, le posso offrire qualcos'altro? Guardi, le pagheremo comunque il resto come accordato, con l'extra che le avevo promesso, ma sappi che non abbiamo gradito la vostra ospitalità. L'indomani, quando ti svegli, vedi che ti arriva un'email da Peppino dicendoti il ristorante è stato chiuso per normative di igiene. Ma io quello lo scasso di legnate. E mi cerco subito sui social. Amadeus. Ma così a primo impatto non trovi niente, passi la giornata a cercare. Quello che scopri è che c'è questo figuro che si fa chiamare Amadeus Wagner, che è un musicista di musica classica che fa concerti solo dal vivo, senza che ci siano registrazioni dei suoi concerti o altro, e lo fa per privati. L'altra cosa che trovi è che probabilmente ci sarà un concerto a Naperville tra qualche mese. Ti arriva un messaggio da tua madre dicendoti: guarda che papà si è fatto male al lavoro, vieni subito in ospedale. Beh, faccio il cuore della situazione, capisco che sono più sfigata di quello che pensavo e prendo la macchina e vado immediatamente. Quando arrivi lì c'è tua madre disperata, fa: ho avuto un incidente al lavoro, gli è caduto un macchinario sopra le dita, non è ancora uscito. Esce il dottore, suo padre, suo marito è stabile al momento. L'unico problema è che sembra che le dita si siano atrofizzate per l'impatto e non riesca più ad aprirle al momento. Probabilmente la pressione interna è aumentata troppo, ci metterà molto tempo prima di poter riprendere l'uso completo delle mani. Poi tra l'altro ho notato che la vostra assicurazione sanitaria è scaduta il mese scorso, quindi probabilmente adesso l'abbiamo operato, ma entro sera dovete già riportarlo a casa, a meno che non vogliate pagare direttamente la decenza di vostro padre o suo marito. Quanto tempo deve stare qui comunque per avere una guardi, prima guarigione? Un mesetto, così, Un mesetto. e perché io le sto comprendendo anche la riabilitazione. Se invece volete fare voi avanti e indietro per portarlo in ospedale, fare solo riabilitazione, direi che un paio di giorni poi può tornare a casa. Il problema è che poi a casa dovreste comunque, non dico accudirlo, però non può usare le mani suo padre in questo momento, quindi dovreste darle da mangiare, le medicine eccetera, portarlo qui, riportarlo indietro. Quindi cosa facciamo? Io posso badare a papà, sono a casa, non ho problemi, non voglio gravare troppo sulle tue spese. No, ma stai scherzando? Lo facciamo stare qua. Papà, tranquillo, servite riverito che se succede un'emergenza si sta tranquilli. Va bene, ok, grazie tesoro, poi penso che papà sistemerà la cosa con l'assicurazione, non ti preoccupare, va bene? Mhm. Il conto, diciamo, è abbastanza salato. Diciamo che i tuoi risparmi di anni al ristorante spariscono, però diciamo è tuo padre. Ma in generale, prima la salute, poi i soldi, chi se ne fotte. Però tu adesso hai un enorme problema. Sei senza soldi e senza lavoro. Bisogna reinventarsi. Vedo se ci sono annunci di lavoro che cercano un cuoco, un personale anche. Sì, tu hai mandato un sacco di richieste. Tra l'altro, la cosa strana, o ti chiamano per dire l'appuntamento, o ciao. Diciamo che sono passati comunque un paio di giorni di ricerca. Tua madre ti chiama: Caia, devi venire subito in ospedale perché sembra che papà sta peggio. Le botte di culo non finiscono mai e si va. Papà non so cosa gli è preso. Ha preso un bicchiere e ha iniziato a rompere i bicchieri con i pugni. Adesso è tutto pieno di schegge, lo stanno operando di nuovo. Non so cosa. Dicono che deve essere stress per l'incidente o cosa. L'impotenza di non ho capito cosa mi ha detto il dottore, ma dovevi vederlo, era fuori di testa tuo papà. Non è una cosa molto da papà questa, effettivamente. Strano.
vado a parlare E, col medico un attimo per capire la situazione. e mentre tu stai dicendo questo, proprio arriva il dottore. Buonasera signore, mi dispiace rincontrarci in questa situazione, ma sembra che non sappiamo cosa sia successo a vostro padre. Clinicamente non sembra aver niente, probabilmente avrà bisogno di un altro intervento e di un'altra, diciamo, decenza in ospedale. Dovreste pagare la parcella e comunque ci sarebbe da pagare l'intervento di oggi. Va bene, io cerco di a rassicurare la mamma. Magari ci converrebbe andare a pregare un po' in chiesa, magari troveremo conforto nella parola di Cristo. Quando, mamma? Don Lucien di solito fa la messa serale. Va bene, dai, per stavolta ci vengo pure io, così ti faccio un po' di coraggio. Dai. Andate in chiesa, c'è la messa di Don Lucien e tra l'altro vedi che la chiesa è molto particolare perché non ha vetrati di nessun tipo e ha un sacco di candele accese che fanno luce. Il Don apre la messa. Buonasera fedeli, sono contento che siete qui anche questa sera per accogliere la voce di Cristo anche durante il momento più buio della giornata, perché Cristo deve essere nei vostri cuori anche quando il sole non splende in cielo. Ora preghiamo tutti quanti. Si fanno le 10 e tutti i fedeli iniziano ad andare. Se volete io sarò nel confessionale dei vostri peccati. E vedi che si siede dentro il confessionale e chiude la porta. Mamma, mi piacerebbe proprio scusarmi personalmente, quindi lascia che vada io, anche perché non mi confesso veramente dagli anni di Cristo, quindi. Entri. Figliola, dimmi pure i tuoi peccati. Buonasera, Don Lucian, ci rincontriamo. Oh, la signorina Kaia. Mi perdoni per il mio atteggiamento dell'ultima volta. Mia madre mi ha spiegato tutto, mi ha detto che che il signore non è stata molto, diciamo, buona con lei, quindi mi perdoni per averla sgridata così di fronte a tutti. Ma era da tanto che non vedevo il mio amico e mi è dispiaciuto fare quella brutta figura. Ma il Signore insegna a perdonare, quindi non ti preoccupare, ti perdono. Dimmi pure, cara, i tuoi peccati. Mi Non indirizzi, potranno essere più dei miei, non ti preoccupare. sulla retta via. Beh, mia cara, non c'è esattamente una retta via. Nessuno può dirti cosa è giusto e cosa è sbagliato, neanche il Signore. Solo tu sai quello che è giusto per te. Un uomo che uccide un altro uomo? Possono esserci 1000 motivi per cui l'ha fatto. Magari per difendere la sua famiglia, magari perché era affamato. E tu vorresti giudicarlo malvagio soltanto perché ha ucciso? Non... Ci sono molti motivi, per quello ti dico, mia cara, è giusto soltanto quello che tu reputi sia giusto. Guardi, visto che comunque tutti facciamo degli errori e tutti veniamo perdonati dal Signore, giusto? Assolutamente, Il certo. Signore l'ha perdonata per averci infamati e aver fatto chiudere il locale. Questa è una terribile calunnia da parte tua. Tu pensi che io abbia il tempo di andare... Cioè, che pensi che influenza possa avere un prete? Un prete con degli amici potenti può avere tanta influenza. Ma semplicemente il signor Amadeus mi ha introdotto lui alla dottrina del cristianesimo. E come pensa che tutti siano venuti a conoscenza di quello che è successo nel ristorante se non c'erano né telefoni né nessuno ha parlato di niente? Qualcuno di quelli che era in serata lì deve aver parlato. Sicura che non c'è nessuno che voleva il suo posto? Non ha mai pensato a questo? Qualcuno che volesse farle il callo? Qualcuno che voleva sbarazzarsi di lei? Non ha mai pensato a questo? Sbarazzarmi di me è un conto, far chiudere il ristorante non può sostituirmi, quindi non ha senso. Strano. Il suo capo era abbastanza contento dopo che era chiuso il locale. Era contento perché non doveva pagare le liquidazioni ai dipendenti. Ha preso un buon uscita dal signor Amadeus. Quindi non capisco... Dalla mail che mi ha mandato non sembrava molto contento in realtà. Ah, non lo so. Quello che so è che sua moglie è venuta qui l'altra sera e ha detto che partivano per le Cayman. Quindi lei mi sta accusando di calunnia? Di certo non io che l'ho accusata di avermi sporcato il vestito. Lei mi ha sporcato il vestito. Si metta nei miei panni. Se lei era con un amico molto facoltoso... Quelli sporchi o quelli lavati? Cosa avrebbe fatto al mio posto? Non si sarebbe arrabbiato? Beh, no, perché gli incidenti succedono tutti i giorni. Quindi non mi sarei arrabbiata, sinceramente. Quindi lei vorrebbe dirmi che magari durante le sue nozze un cameriere le sporca il suo bellissimo vestito bianco e lei rimane impassibile. Ma perché lei si stava sposando nel mio ristorante? Guardi, mi scuso tantissimo per averla accusata.
Non era No, sì. era soltanto l'unica traccia che avevo e il mio capo non mi sembrava per niente felice di questa cosa nella mail, quindi Ok, se posso fare qualcosa, sua madre mi aveva anticipato che suo padre sta molto male. Posso fare qualcosa per suo padre? ma sinceramente, a parte pregare o trovare non so quanti soldi per pagare l'operazione, no. Però apprezzo il Ha, pensiero, la ha- ha ringrazio. bisogno, ha bisogno di soldi, signorina? Non La io, chiesa... la famiglia. Sì, sì, certo, comunque la sua famiglia fa parte di questa chiesa. Sarebbe anticristiano non aiutare un membro di questa chiesa in difficoltà. Mhm. Ma Cosa... stavo aspettando il ma. No, nessun ma, signorina. Se vuole andiamo da suo padre e posso magari parlare con i medici e vedere cosa riesco a fare. Magari possono aiutarle a darle una rateizzazione più comoda. Molto gentile da parte sua. Le ripeto, ero semplicemente arrabbiato quella sera, non avevo nulla contro di lei. Va bene, molto gentile da parte sua. La ringrazio per la disponibilità. Cioè, se vuole io ho finito, potremmo andare anche adesso se non ha problemi. Vedi Don Lucien che ti avvicina e fa adesso vado a parlare con suo padre, voi aspettatemi qui e poi per ora i medici mi hanno detto che non dovrebbero esserci problemi. Ho pagato io il resto della parcella e la chiesa si prenderà cura di vostro padre, ok? Ora vado a benedirlo e speriamo che vada tutto bene. Ok, la ringrazio. Mi scuso ancora per averla giudicata male, ma sa come in una situazione così di No, stress, con il padre combinato così e il ristorante chiuso, si sa come... no, no, la capisco, quindi penso che ora possa capire anche la mia reazione esagitata. Passa la notte e in giornata vi richiamano i medici dicendo che vostro padre sta bene e anche sembra che adesso riesca a aprire perfettamente le mani. Di Ok, già, in un giorno. e infatti anche loro dicono un miracolo, magari non so. E infatti quando arrivate tuo padre lì lo vedi bello pimpante, fa avevo detto, sto benissimo, nessun problema. Hai visto Caio? Tuo padre è una roccia. Devo ringraziare Don Lucien, ieri sera mi ha svoltato. Ma Sono che le sue cosa ti ha parole di fatto bere incoraggiamento. ieri sera? Scusami. Bere? Sinceramente non mi ricordo, mi ricordo semplicemente che mi ha detto un paio di Ave Marie, mi ha fatto il segno della croce, normalmente, non ricordo bene. Però quando mi sono svegliato mi sono sentito una forza. Vedi che tipo prende tua madre, la solleva di botto, fa cara, era da tempo che non mi sentivo così forte. E fa, mi spiace per quell'inconveniente tesoro, appena avrò i soldi te li darò, però purtroppo il lavoro non stava andando benissimo. Avevamo un po' di arretrati con l'affitto e... Vabbè, non ti preoccupare, l'importante è che stai bene, dai. Sì, non ti preoccupare. Però non so perché ho una voglia matta di rivedere Don Lucien. Stasera penso che andrò a messa anche io. Vedi tua madre. Davvero? Fa, sì, mi ha aiutato, quindi è giusto che io aiuti anche il Don. Ok? E vedi, la sera andate di nuovo lì, Don Lucien contento, vi fa, venite pure. Però a te comunque nel mentre comunque ti è arrivata la prima notifica di sfratto dal tuo appartamento perché non hai pagato l'affitto questo mese. E lui fa la sua solita messa e tutto. Appena finisce viene lì da voi, guarda tuo padre e fa vedo che stai bene, lì così. Ma vieni pure con me, non ti preoccupare. Vedi che porta tuo padre in disparte e che gli dà ancora il calice e vedi tuo padre ancora che sembra bere dal calice del prete. Lui lo riprende il fazzoletto, pulisce e fa stai bene? Fa sì, grazie Don, la ringrazio tantissimo. Ritorna da voi e lo vedi bello energico e tra l'altro noti anche che ti sembra avere meno rughe tuo padre. E diciamo, dopo questo evento qua passano un paio di giorni e te sei arrivata non hai ancora trovato lavoro, ti è arrivata la terza notifica di sfratto e purtroppo ti tocca tornare dai tuoi genitori. Tu torni dai tuoi genitori e quello che noti è tuo padre non ha più i capelli bianchi. Almeno, non capisci, cioè, ha di nuovo lassù i bei capelli neri. Tua madre anche lei molto... La vedi molto più pimpante, anche lei non ha più le rughe. E quindi perché sei qua con le valigie, Kaia?
beh, considerando che il ristorante è chiuso, non sto lavorando, tutti quelli con cui mi metto in contatto mi dicono: "Ma sai che ho sentito che c'avete le mosche nei piatti?" E quindi niente, m'hanno sfrattato. Ma magari potresti chiedere a Don Lucien se ti può aiutare. A trovare un lavoro? Ha molti contatti. Okay, dai, vieni con noi. Tra l'altro ti portano tipo alle 10:30, tipo dopo l'orario della messa. Vai pure nell'ufficio di Don Lucien, ed è dietro la chiesa. Noi ti Preti ha aspettiamo un qui, non ti preoccupare. ufficio? Che figata. Mentre stai per bussare, la porta fa: "Vieni pure dentro, mia cara". Io che permesso, si può. Sì, la cosa strana è che quando dice: "Vieni dentro", ti dice: "Vieni dentro, Kaia", prima che la porta si apra. Entro. Dimmi pure, cosa posso fare per te? Diciamo che ho parlato con i miei genitori e mi han Sì? detto che, magari lei potrebbe avere un contatto per, trovare un lavoro perché, ahimè, giustamente il ristorante è chiuso. Ah, hai bisogno di un lavoro? Sì. Mh. Ti andrebbe bene a tempo indeterminato? Sì? Potrei avere un lavoro per te, però richiede molta dedizione alla causa. Sì, di che cosa stiamo parlando? Diciamo, ti ricordi il mio amico? È il musicista. Sì, certo, come dimenticare? Dopo quell'episodio ho perso il lavoro, quindi non è che me lo dimentico così, donna. Mi hai molto colpito in questo periodo, nonostante le bollette non pagate, eccetera, hai continuato. E tua madre purtroppo parla parecchio. Perdona la sua lingua, figliola. Intorno a te sembra fare abbastanza più buio e senti la porta. Però, come ti dicevo, serve dedizione, il lavoro è un lavoro che si lavora sempre tutte le notti, serve molto diligenza, rispetto e i tuoi genitori potrebbero morire se non accetti. Scusi, in base a che cosa? È il caso che non ti sembrano ringiovaniti i tuoi genitori? Sì? E la cosa non ti alletta, non ti ha preoccupato o interessata? Sì? Diciamo che io posso darti un dono, come ho dato ai tuoi genitori, però a te vorrei darlo più speciale dei tuoi genitori. Il maestro Amadeus è rimasta colpito da lei e mi ha detto di vedere come ti saresti comportata se saresti stata all'altezza della situazione e secondo me lo sei. Secondo me lo sei. Però se non vuoi accettare, sei libera di andare, mia cara. Di andare a scavare direttamente la tomba dei miei genitori? Scolpisco anche la No, lapide? ma beh, se hai i soldi per pagarla, sì, o magari la fai a mano. Allora, io inizierei con il morire e poi ne discutiamo. Nel senso che lei muore e poi io faccio una seduta spiritica e parliamo attraverso così o... Ti senti per un secondo qualcosa che ti avvolge braccia e gambe, immobilizza all'istante. Tu guardi e vedi tipo delle specie di tentacoli d'ombra che ti stanno avvolgendo le braccia. Lo vuoi questo dono? Vedi i suoi occhi diventare gialli. Allora, mia cara. Boh, gola destra o sinistra, dai. Scegli. Ah, ci divertiremo un sacco, mia cara. Ti svegli, ti ritrovi in mezzo alla chiesa di Don Lucien con il corpo di un ragazzino tra le tue braccia, completamente con la gola aperta e tutto che ricoperto di sangue, e tu ti senti tutta calda, diciamo, intorno alla bocca, le mani tutte ricoperte di sangue, e di fronte a te Don Lucien ti guarda. Ah, sorella, benvenuta, e ti porge la mano.